Forse quando vedrai questo video, la patch per DCS riguardante la Super Carrier sarà già uscita, ma io voglio lo stesso registrare questo Air Caffè perché voglio fare alcune considerazioni con te. Oggi parleremo di un'implementazione per quanto riguarda la Super Carrier e anche dell'Autoland per quanto riguarda l'F-18C Hornet. Nel caso questa patch sia già uscita, allora ti invito a venire subito su Twitch per andare a vedere come si comporta questa nuova patch per la Open Beta di DCS. Aspettavamo da tempo tutte queste implementazioni e oggi ne parleremo insieme. Ma come sempre, prima di tutto, sigla! Buongiorno pilota o buonasera pilota, benvenuto in un nuovo Air Caffè, io sono Lorenzo e oggi parleremo di DCS e in particolare dell'F-18 e della Super Carrier, sì, perché con l'uscita della nuova patch per DCS abbiamo messo a posto delle cose, ci sono delle particolarità che meritano un piccolo approfondimento. Prima di cominciare, come sempre, ti invito a lasciare un mi piace, a iscriverti al canale spuntando anche sulla campanella. Ti invito anche ad abbonarti al canale in modo da sostenerlo ancora un po' di più e anche per vedere il tuo nome alla fine di ogni video, così come faccio ogni volta con tutti gli abbonati. Uno dei moduli più acquistati per quanto riguarda DCS è la Super Carrier, cioè la portaerei implementata con tutti gli omini sopra appunto per DCS. Questo modulo si trova in Early Access, pertanto non è ancora del tutto implementato, ma proprio in questi giorni sta uscendo una nuova patch che vedrà alcune migliorie, tra cui i segnali luminosi, soprattutto per quanto riguarda di notte, da parte degli omini che hanno questi coni che fanno i segnali agli aerei in spostamento, e poi per quanto riguarda appunto il modulo F-18, la possibilità di atterrare con l'autolanding, un po' come avviene per gli LS del Mirage 2000. Per quanto riguarda la Super Carrier, ti invito ad andare a vedere un video che avevo fatto, te lo lascio qui, appunto dove si vede le differenze fra le varie portaerei, quelle free e quelle pay. Noi però attendevamo due aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda la Super Carrier. La prima riguardava l'LSO. Il Landing Signal Officer. Che cos'è? È un sistema che è appunto sulle portaerei e che attraverso alcuni operatori appunto all'LSO ti guidano nell'atterraggio. È un sistema molto interessante e molto utile, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, ma è anche utile in tutte le fasi dell'atterraggio perché ti aiutano a prendere il famigerato terzo cavo. Poi attendevamo anche la briefing room. Che cosa spero che faccia la briefing room? Che ci dia la possibilità di vedere sulla lavagna luminosa tutte quelle che sono le knibor, le indicazioni della missione che noi andremo a fare. Cioè la possibilità per noi di andare a caricare alcune informazioni e proiettarle ai piloti durante appunto il briefing di missione. Io spero veramente che questa cosa sia implementata, anche perché mi permetterebbe di fare missioni sempre più avvincenti e anche la parte di briefing che ritengo molto utile e molto importante sia implementata al massimo. Per quanto riguarda invece l'LSO, purtroppo credo che non sia implementato fino in fondo. Premendo Alt F9, Alt di sinistra F9, è possibile vedere l'LSO, la postazione dell'LSO direttamente sulla Super Carrier.
Una volta però era molto più implementata, vedevamo addirittura le traiettorie degli aerei che atterravano. E speravo che in questo aggiornamento si potesse anche andare a cliccare qualche bottone, oltre che rivedere la traiettoria di avvicinamento oltre al monitor stesso. Io spero che questa funzione la mettano su molto presto. Canto suo però DCS ha permesso di implementare l'Auto Landing System per quanto riguarda l'F-18. L'auto-landing dell'F-18 permette di eseguire un atterraggio solo sulla supercarrier in maniera completamente automatica. Un po' come avveniva per il Mirage 2000, anzi vai a vedere il video che avevo fatto, perché è una implementazione che per adesso sembra essere presente soltanto sul Mirage e adesso anche sull'F-18. Questa modalità ti permette, senza toccare nulla e inserendo semplicemente l'autopilota, di andare a atterrare. Questo però deve essere fatto attraverso l'impostazione dell'ILS, o meglio CILS, e anche conoscendo esattamente la radiale del nostro ponte di atterraggio. Cosa ne penso di questo sistema? Oltre al fatto che preferivo l'LSO, diciamo che può dare assuefazione, nel senso che spesso e volentieri troveremo più semplice andare a utilizzare questo sistema che non fare un atterraggio completamente manuale. Ti invito pertanto a utilizzarlo con molta parsimonia, perché fondamentalmente non si impara niente a utilizzare questo sistema, ma può essere molto utile nel caso la visibilità sia scarsa e che quindi abbiamo la necessità di atterrare comunque sulla portaerei senza avere una visibilità ottimale. Quindi nei prossimi giorni andremo a vedere questi due sistemi e andremo a vedere come la Eagle Dynamics li ha implementati. Mi raccomando, lasciami sempre dei commenti riguardo a questi temi che tratto, in modo che eventualmente facciamo un altro... Mi raccomando, lasciami sempre qui sotto un commento, in modo che io sappia anche il tuo parere su questa cosa e casomai fare un altro focus sempre riguardante questo argomento. Ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di lasciare un mi piace, di iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ti ricordo che puoi supportare questo canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione, o valuta la possibilità anche di abbonarti in modo da vedere il tuo nome alla fine di ogni video. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by Eli. Ciao, alla prossima!